Buongiorno, sono Michela Cesarini di Discover Rimini. Oggi mi trovo davanti al Grand Hotel di Rimini, un luogo simbolo per la città, monumento nazionale dal 1994 e luogo legato a Federico Fellini. Il Grand Hotel è stato progettato nel 1906 dall'architetto Paolito Somazzi, un architetto svizzero che si è ispirato ai grandi alberghi della Costa Azzurra e del Mare del Nord. Il committente di Paolito Somazzi era la Smara, società milanese alberghi, ristorazione ed affini, che aveva avuto in gestione lo stabilimento balneare dal comune di Rimini. Lo stabilimento era allora formato dalla piattaforma sul mare e dal Cursal, ma non aveva un edificio destinato ad ospitare i bagnanti e quindi il comune di Rimini aveva dato in gestione lo stabilimento a questa società milanese specializzata nella ristorazione affinché si accollasse l'edificazione di un grande albergo. Ha una struttura imponente a forma di ferro di cavallo, aveva circa 250 camere ed era dotato di tutti i comfort di lusso dell'epoca. Il linguaggio decorativo scelto da Paolito Somazzi è un linguaggio artistico storicista, cioè che mette insieme elementi della tradizione classica rinascimentale, come sono i festoni e i mascheroni, insieme ai nuovi elementi del Liberty, come lo sono le figure femminili, come lo sono anche i balconi in ferro battuto. Il Grand Hotel è stato inaugurato il 1 luglio del 1908. Per il lancio pubblicitario fu inventato lo slogan Rimini lo stand d'Italia, ma passato qualche anno Rimini non ebbe più bisogno di paragoni, come dimostra lo splendido manifesto di Marcello Dudovic con il Delfino Rosso del 1922. La facciata non è rivolta verso il mare, ma su Piazzale Fellini, chiamato un tempo Piazzale Risorgimento, dove prospettava il Cursal. Sul piazzale antistante sul lungomare, costruito negli anni 30 quando podestare a Pietro Palloni, si svolgevano eventi molto partecipati dalla colonia bagnante, come il Corso dei Fiori e i concorsi ippici. Il lungomare era sopraelevato rispetto alla spiaggia ed era il palcoscenico ideale sia per eventi pubblici che per passeggiate in solitaria, a piedi, in vestiti eleganti oppure in automobile. Il Grand Hotel è legato indissolubilmente a Federico Fellini, non solo perché è presente in Amarcord, girato completamente a Cinecittà allo Studio 5, ma anche perché quando Federico Fellini tornava nella sua città natale, a Rimini, per incontrare la sua famiglia e i suoi amici, tra questi l'avvocato Titta Benzi, soggiornava al Grand Hotel. Il proprietario, Pietro Pesella, importante imprenditore del turismo riminese degli anni 70 e 80, aveva riservato a Federico Fellini la suite 315, la camera più bella del Grand Hotel, dove mi trovo io ora in questo momento, dalla quale si gode una splendida vista sul mare. Mi trovo nel cuore della Rimini balneare, davanti alla Fontana dei Quattro Cavalli, una fontana in cemento realizzata nel 1928 da Filogenio Fabbri che rappresenta 4 cavalli marini. La fontana decorava il piazzale a monte del Cursal e fu smontata quando il Cursal venne distrutto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Fu riposizionata nel 1983 nel luogo originario grazie a un personaggio riminese molto noto, Umberto Bartolani, che si diede da fare affinché l'opinione pubblica fosse coinvolta in questo cambiamento e alla fine la fontana fu riposizionata nel posto originario. Il turismo balneare era nato alla metà del Settecento in Inghilterra grazie agli studi del medico Richard Russell. Il principio era semplice, bagnarsi in mare era terapeutico e si facevano quindi bagni di mare per motivi di salute. Rimini fu una delle prime città in Italia a dotarsi di uno stabilimento balneare, grazie all'intraprendenza e all'audacia di 2 giovani nobili riminesi, i conti Alessandro e Ruggero Baldini, e a Claudio Tintori, che uscì ben presto dall'iniziativa che si rivelò fallimentare. Nel 1869 il comune di Rimini decise di entrare nell'impresa balneare e rilevò dai conti Baldini l'attività. Ai pionieri dell'industria balneare, Ruggero Baldini e Claudio Tintori, sono dedicati alcuni dei busti ritratto in bronzo presenti in Piazzale Fellini, realizzati dallo scultore Leo Morri. Un altro busto è dedicato a Paolo Mantegazza, senatore del Regno e antropologo di chiara fama, pioniere della vacanza gioiosa.
Il fulcro dello stabilimento balneare era il Cursal, progettato dall'ingegnere comunale Gaetano Urbani, inaugurato il 1 luglio del 1873. Il Cursal ora non esiste più, è stato distrutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, però ne possiamo avere un'idea ben precisa osservando un quadro esposto al Museo della Città di Rimini. È un quadro realizzato da Guglielmo Bilancioni, che aveva affrescato la grande sala da ballo presente nel Cursal. Il Cursal aveva una facciata neoclassica con porticato a colonne rivolto verso la città, che mostrava la volontà di collegarsi all'edificio da poco inaugurato nel centro cittadino, il teatro comunale progettato dal Poletti. Nonostante il nome Cursal evochi le cure marine, l'edificio era destinato all'intrattenimento. L'ampia scalinata immetteva nel grande salone da ballo, nella sala ristorante, nel caffè, nelle sale da lettura e da conversazione. Punto nevralgico dello stabilimento balneare era la piattaforma dedicata ai bagni di mare. Collocata in acqua, vi si accedeva attraverso un lungo pontile che, come tutta la struttura in legno, veniva realizzata ad ogni stagione. La pagoda lacchinese, come allora veniva chiamata, era anche un luogo di divertimento. Sotto la pagoda si tenevano concerti e le donne sfoggiavano le migliori toilette. La pagoda era al centro di una lunga fila di camerini ammobiliati da cui si scendeva direttamente in acqua per prendere il bagno, gli uomini da un lato e le donne dall'altro. In Viale Principe Amedeo, il Viale dei Bagni, come veniva allora chiamato, si trovavano villini cinti da giardini, costruiti nella seconda metà dell'Ottocento. Alcuni di questi villini sono ancora presenti, come il villino Lega Baldini, realizzato dai fratelli Ruggero e Alessandro Baldini, pionieri del turismo riminese, e il villino Solinas, in stile neogotico. I villini furono realizzati negli stili storici più disparati, dal neogotico al rinascimentale, e vennero trasformati successivamente ad uno in hotel, come lo sono oggi. Interessante è notare come tra 800 e 900 avvenga un'evoluzione nel vivere il mare e la spiaggia. Nell'Ottocento si veniva a Rimini per fare i bagni di mare. Uno al giorno per 30 giorni era sufficiente per una buona cura ricostituente, come annuncia il codice igienico dei bagni di mare del 1873. La permanenza in spiaggia era breve e si stava coperti da lunghi abiti bianchi e da ombrellini parasole per non modificare il pallore dell'incarnato. Nel Novecento si assiste invece all'avvento dei costumi da bagno. La bronzatura diventa infatti sinonimo di salute, come il movimento ginnico. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale di Motion Bike Rimini per rimanere sempre aggiornato sui prossimi episodi della docuserie Luoghi d'Incanto. Hai dubbi o curiosità? Scrivici nei commenti e noi saremo molto felici di risponderti.